Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video senza intro perché andremo a parlare e a commentare, secondo il mio personale parere ovviamente. Fatemi sapere la vostra nei commenti e iscrivetevi al canale così restate aggiornati sui contenuti attivando però la campanellina, è importantissimo. E un bel like al nostro mister, dai, un bel like per Mazzarri, in questo video ci vuole tutto, andremo a commentare le interviste di Mazzarri, di Lorenzo e di Elmas. Non l'ho fatto in alcun video né tantomeno nella live di ieri perché volevo appunto ritagliare un contenuto prettamente per le interviste post partita appunto di Lorenzo, di Elmas e di Mazzarri. Bando alle ciance, andiamoci a leggere insieme le interviste fatte post partita e vi dico la mia. Dopo il match contro l'Atalanta, l'allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, risponderà alle domande della stampa in sala, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, inizia la conferenza stampa. Sono stato tutto il primo tempo a pensare se cambiare o meno Nathan. Siamo stati molto bravi a tenere bene la partita e riprenderla. Nel primo tempo non abbiamo sofferto nulla, abbiamo avuto un paio di occasioni per fare il secondo gol, quasi perfetti nel primo tempo, nella ripresa speravo di partire meglio. Ci hanno schiacciato, voglio lavorarci di più. Il possesso palla è stato nostro, ma i primi 10-15 minuti devo rivederli. È la stessa cosa che abbiamo visto, credo, quasi tutti. Fino al 60esimo, 65esimo giù di lì abbiamo sofferto forse troppo l'Atalanta, ci siamo schiacciati troppo, slegati un tantino, ma eh, diciamo che mi sento molto tranquillo perché dopo le dichiarazioni del mister e per ciò che ha fatto in campo abbiamo un allenatore che la partita in corso la legge alla grande, quindi ci lavoreremo e diventeremo sicuramente, miglioreremo, ecco, da questo punto di vista. Ha avuto pochissimo tempo per incidere, ma lo ha fatto soprattutto mentalmente, è la domanda. Le vittorie ti aiutano ad instaurare un rapporto, sono fiducioso, è chiaro. L'abbraccio a Kvaratskhelia. Le vittorie e il modo in cui l'allenatore si comporta col giocatore aiuta ad instaurare un rapporto, dice Mazzarri. Di solito i miei gruppi in 23 anni ce ne sono stati pochi che non sono stati così. Anghissà mi ha stupito, è uno di quelli che è arrivato per ultimo e dopo un'ora di chiacchierata c'è stato subito il feeling. Tutto è stato molto positivo, non era sicuro che Frank potesse giocare così sin da subito. Aggiungo io, ma Anghissà non era il pupillo del pianista sull'oceano, oltreoceano, chiamatelo come volete. Mazzari ci ha messo un'ora per instaurare il feeling. Ottimo così. Quanto è importante il recupero di Osimhen? Si sta parlando di un campione. Chi lo ha preparato mi ha detto che poteva fare 20-25 minuti. Un giocatore così può fare la differenza, mette in apprensione le difese avversarie. Avrei voluto impiegare un ragazzo come Simeone, ma Raspadori ha fatto davvero bene. In quel reparto siamo abbastanza coperti. Si arrabbia meno, ma ha preso comunque il giallo. Parte importante questa. Oggi non ho fatto quasi nulla, non me lo aspettavo. Oggi non mi meritavo nemmeno il giallo, ma l'importante è aver vinto. Assolutamente, il giallo che ha preso Mazzarri era di Lookman, l'abbiamo analizzato nel video che trovate sul canale, l'ultimo caricato stamattina. Olivera, non mi sembra un infortunio leggero, ma aspettiamo il medico. Adesso che stiamo registrando il video abbiamo notizie più precise. Olivera dovrebbe rientrare al massimo tra 2 mesi, perché sembrava più grave, ma diciamo che è un infortunio che lo terrà lontano 8 settimane al massimo, a quanto si dice. Poi vedremo il decorso e il recupero, ma meglio tenerlo fuori 2 mesi che se fosse stato un infortunio da operare, interessamento del legamento, eccetera, eccetera, con i 6 mesi barra 8 mesi di appunto di degenza. Bene, bene la situazione Olivera, a quanto abbiamo letto stamattina. Elmas, vedendolo con la propria nazionale, visto che è un allenatore di calcio, guarda le partite, secondo me potrebbe fare bene anche come mezzala, ma fatemelo conoscere. Dico la verità, venire ad allenarli per ora è un piacere. L'applauso a Mazzarri per ciò che ha fatto e ciò che è riuscito a fare, quel poco che è riuscito a fare ha portato comunque i suoi frutti nella partita di ieri contro un avversario ostico e dire poco. Andiamo a vedere cosa ha detto Elmas e poi passiamo alle parole del capitano Elmas.
Parliamo sempre dell'intervista di ieri post partita. Era importante ripartire bene dopo il cambio di allenatore. Abbiamo cambiato allenatore e contro una grande squadra come l'Atalanta era difficile. Era fondamentale vincere oggi, siamo stati veramente uniti in questi giorni e si è visto in campo. Su cosa ha lavorato Mazzarri? Ha fatto belle cose dando una grande mano a questo gruppo. Ha fatto una cosa incredibile in questi giorni. Hai ringraziato Simen, il gol è anche suo, non tutti danno quel pallone. È vero. Puntate allo scudetto, dobbiamo pensare partita per partita ed allenarci bene e fare sempre meglio nelle prossime. Per chi era il cuore nella telecamera, anche per i tifosi, è stato bello fare gol dopo tanto tempo. Amo tutti. E noi ti amiamo, Elif. Almeno io. Assolutamente. L'abbraccio Olivera significa che state ritrovando lo spirito. A noi dispiace che il nostro compagno si è fatto male. Voglio bene a lui come a tutti i compagni. Lui ci mancherà e l'ho abbracciato perché gli fa bene sorridere. Si è ricreata l'alchimia ed è ritornato il gruppo che era l'anno scorso. Al di là del calcio che si vada a giocare, dei moduli che si mettono in campo, dei movimenti, eccetera, eccetera. Se ci si aiuta l'un l'altro, i risultati non tarderanno ad arrivare. Sono arrivati già ieri, o meglio, i risultati non tarderanno ad avere la continuità che si è tanto decantato da inizio campionato e filotti di vittorie, eccetera, eccetera. Grande Elmas e complimenti ad Elmas per prestazione e per il gol partita. Il capitano, le parole del capitano, eccole qua. Il capitano Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di DAZN. Domanda: fai il conto degli assist? Mi scrivono tante persone per il fantacalcio, tengo il conto per questo. Grande capitano. Tanta felicità, mettendosi alle spalle l'inizio di stagione. Di Lorenzo dice: vittoria importante, qui è difficile vincere e giocare bene, è stata una partita combattuta e abbiamo fatto un bel primo tempo, poi sono venuti fuori loro e vincerla è importante per il percorso. Dobbiamo fare di più e la vittoria aiuta. Assolutamente. L'ambiente è più sereno. Il mister conosce l'ambiente, ha toccato le corde giuste, è molto esperto e ha dato un po' di serenità. La classifica non ci piace, ma siamo contenti di aver vinto. La classifica è già più bella di prima, perché comunque abbiamo staccato le inseguitrici. Potrebbe, credo, arrivare la Roma a 21, se non erro, vincendo la partita di oggi, ma rimaniamo attaccati a questo treno delle 4 e poi saranno le prestazioni e le eventuali vittorie a far tirare le somme finali. La difesa è stata più alta. La difesa è stata più alta, eh? Domanda interessante. Abbiamo lavorato su questo aspetto per avere una maggiore aggressività in avanti. Penso che oggi l'abbiamo fatto bene, concedendo poco. Assolutamente d'accordo. Il primo tempo è stato a livello di movimenti e sincronismi nella totalità della squadra. Si è giocato in quei 30 metri, un Napoli in 30 metri che avanzava quando doveva avanzare con tutta l'armonia delle linee, indietreggiava quando doveva farlo, senza slegarsi, senza allungarsi. E ecco perché comunque hai portato la partita sull'1-0 al 45esimo. Potevi stare anche 2-0 per il gol mangiato comunque da Zielinski. Avete ritrovato Osimhen, Victor è importantissimo, ci dà tante soluzioni in avanti e siamo contenti che sia tornato. Aveva una grande voglia di tornare e questo è fondamentale. Ora sono tutti in forma, sceglierà il mister. A Madrid per... Sappiamo che in Champions vogliamo andare avanti, scusate, andremo là per fare la nostra partita. Avanti abbiamo una grande squadra, ma cerchiamo sempre di vincere. Osimhen è fondamentale per questo Napoli, è fondamentale per, soprattutto per il calcio moderno, perché nemmeno poi tanto moderno, ma il calcio che si evolve, ecco. Un attaccante del genere ti permette di avere due soluzioni, almeno due soluzioni diverse da un altro attaccante. La prima è che puoi lanciarlo da solo, far reparto da solo e ti crea gli spazi tra i due centrali. La seconda sono i cross, perché di testa le prende tutte quante. Vuoi o non vuoi, c'è sempre Osimhen su un pallone che arriva in area di testa. Quindi, oltre alla tanta corsa, oltre al poter affrontare faccia a faccia la difesa avversaria da solo, avendo grandissima velocità comunque e gamba, è un attaccante che è fondamentale e sarebbe fondamentale in qualsiasi squadra. Di Lorenzo lo sa, Di Lorenzo lo annota e lo sottolinea e secondo me questo è anche segno di un gruppo che è sempre stato compatto,
diciamo nella totalità della rosa, si è slegato solo dalla guida tecnica prima di Mazzarri. Era palese e lo si diceva dall'inizio che comunque non era scattata la scintilla tra squadra e allenatore, e purtroppo queste cose nel calcio contano e non poco, che puoi prendere anche. Io faccio un esempio molto semplice. Il Napoli nel toto allenatori prima Spalletti, Luis Enrique, bene Luis Enrique, sì, io voglio Luis Enrique, io voglio a Conte, io voglio questo, voglio quello, ma o 7 milioni o 15 milioni o 700 mila euro all'anno, quanto prende Mazzarri, arriva al milione credo con i bonus, non fa differenza. Non fa differenza perché poi è il livello umano che la deve fare da padrone. E Mazzarri ce l'ha e noi siamo contenti di riaverlo in panchina. E l'ho detto nella live ieri, non nella live che ho fatto sul canale, ma dalle 5 alle 6 sono stato sul canale di Mauro, Mana TV 1926, che saluto e vi invito, se non l'avete ancora fatto, ad andarvi ad iscrivere anche sul canale di Mauro. Rassegne stampe fatte ad hoc, tutte le notizie del Napoli giornaliermente. È un canale che vi consiglio. L'ho detto già lì. Nel caso il Napoli non dovesse arrivare alle semifinali di Champions, perché qua si parla alla semifinale di Champions o la vittoria dello scudetto per un eventuale rinnovo di Mazzarri, ma io nel caso si fortifichi il rapporto con il gruppo e si diventa un tutt'uno e arrivi tra le prime quattro, che sia secondo, terzo, quarto, non arrivi alle semifinali di Champions, non vinci lo scudetto, io mi tengo comunque a Valterone in panchina per l'alchimia che si è andata a creare. Che cambiando allenatore devi ricominciare da zero, non a livello tattico viene dopo, è a livello umano che bisogna fare le scelte giuste in base al gruppo che c'è a Napoli. Detto questo, non vi tengo più, ragazzi, ad ammorbarvi con queste chiacchiere. Mi auguro che il video vi sia piaciuto. Forza Napoli sempre. Ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao.